Il paradosso è che da un lato non possiamo non dirci tecnologici, come hai detto tu, dall'altro non possiamo non dirci naturali, non possiamo non dirci parte della natura, cioè sfido Certo. chiunque a essere contro natura. Turisticamente i paesi non esistono, esistono solo i borghi. Il concetto di borgo è proprio la oggettivazione e quindi mercificazione del paese, no? Questo interesse per questa ambiguità, per questo superamento del binarismo, può essere che le vecchie opposizioni, le vecchie categorie, cioè natura, uomo, industria, umanesimo, eccetera, sono di fatto da rielaborare, da reinventare. La nostra percezione dell'interno, cioè della casa, è tutt'altro che pacifica. Ecco un'altra opposizione tra interno e esterno in maniera netta, cioè la casa come spazio di rifugio rispetto all'esterno. Questa cosa qui, però, storicamente, forse oggi, è molto compromessa. In effetti, attorno alle rovine si istituisce un parco. Pratiche di conservazione e valorizzazione dei ruderi, di conseguenza, vengono condotte in tandem con il contenimento delle erbe infestanti e la salvaguardia di un contorno pulito, minimale, dello scavo. Tramite un sistema di annullamenti, la capacità dei resti di stagliarsi nel paesaggio si moltiplica illimitatamente. Do il benvenuto a questo podcast Inutile Arte da Antonio Francesco Ferozzi. Ciao Antonio, grazie mille per essere qui. Grazie a te, ciao Antonio. Era un po' di tempo che avevamo programmato e ti avevo invitato a questo podcast. Finalmente abbiamo trovato l'occasione è buona perché da poco è uscito un tuo nuovo libro, On Land, perché Antonio Francesco Perozzi è uno scrittore, si è occupato principalmente di poesia, ma si occupa anche di letteratura in generale e affronta temi contemporanei attraverso anche l'ottica e la chiave letteraria. Onland non è però strettamente un'opera di poesia, nel senso che non è in versi, ma sappiamo che la poesia, no, ha esteso i suoi, già da diverso tempo, ha allargato i suoi confini, però non è neanche un'opera prettamente narrativa, non c'è narrazione. Quindi come descriveresti a livello strutturale, perché poi è molto peculiare, no? La struttura del libro e caratterizza l'opera. Come la definiresti, come la descriveresti? Partiamo già con le domande difficili, va bene, va bene. No, intanto ti ringrazio ancora per questo spazio, sono contento di chiacchierare con te e di farlo sicuramente anche a proposito di questo lavoro qui, che come dicevi è uscito da poco e effettivamente sì, è un po' restio alle definizioni. Io lo chiamerei semplicemente prosa. Di solito quando diciamo prosa ci viene in mente la prosa narrativa. Principalmente, quindi racconti e romanzi, però esiste tutto un mondo, come ben sai, di prose più selvatiche che forse come humus, come terreno, anche come background teorico, toccano forse più il mondo della poesia che non quello della narrativa, però sono abbastanza, ecco, restie a definizioni stringenti. Quindi Holland fondamentalmente è una serie di prose. E ci tengo a sottolineare la parola serie perché sono anche pensate per essere anche qualcosa come dire, di unitario, nel senso sono tanti testi, sono 50 testi che hanno la loro individualità, ma in realtà sono pensati per essere appunto una catena, ecco, una serie. E questa serie di testi è affiancata da delle coordinate, perché l'elemento geografico è centrale nel libro. E ci vuoi parlare un po' di questa idea come struttura? Sì, sì, le coordinate che si trovano a fianco ai testi sono i titoli dei testi effettivamente. Poi con l'editore abbiamo pensato di impaginarlo in un modo che forse non fa intuire subito che si tratta dei titoli, no? Sembrano quasi più due testi diversi per certi aspetti, due pagine fondamentalmente. Quindi c'è una parte le coordinate, dall'altra parte il testo. Di fatto però sarebbe la relazione tra questi due elementi sarebbe data dal fatto che le prose che troviamo all'interno di Holland sono le descrizioni esegesi dei luoghi indicati da queste coordinate. Sono delle esegesi e delle
descrizioni però non necessariamente fedeli, nel senso che partono da ciò che si vede in questi luoghi in un dato tempo, poi, quindi è anche mutevole in realtà il discorso, però prendiamolo per buono, facendo però dei ragionamenti, diciamo, all'interno della descrizione si fanno dei ragionamenti che tendono anche come dire, allucinare un po' questi luoghi. L'idea di base era questa. Questi luoghi sono tutti luoghi della Valle dell'Aniene, che è il territorio a est di Roma, in cui sono nato e in cui vivo. Però mi interessava fare questo, non tanto un reportage autobiografico che sarebbe poco stimolante, quanto organizzare sulla pagina questo tipo di meccanismo. Più si indica il luogo, o meglio, più si utilizza un modo per indicare i luoghi che è preciso al millimetro, come può essere per esempio una coordinata numerica, che è il modo appunto più preciso possibile per indicare un luogo quindi che diventa un luogo proprio a livello di centimetri, proprio un punto nello spazio ben preciso, proprio fissato. Più ci si approssima matematicamente al luogo, più il luogo in realtà diventa evanescente, perché infatti all'interno, nonostante si tratti delle mie zone, diciamo così, nel libro non compare nessun toponimo. Non c'è nessun nome di paese o città e i luoghi sono indicati solamente dai numeri. Quindi mi piaceva questo fatto che lo sforzo di costruire una cartografia dei propri luoghi il più fedele possibile, forte anche della descrizione dei luoghi e non della narrazione, creasse in realtà una cartografia tutto sommato impossibile che ti sguscia via dalle mani, ecco. Ci sono tante cose di cui parlare. La prima che mi Ok. viene in mente è quella appunto, no, di questo paradosso, cioè uno zoom su una coordinata precisa che poi di fatto però perde la messa a fuoco, si sgrana, no? Si sfalda e quindi c'è questo paradosso. D'altro canto poi c'è questo elemento della coordinata, del rapporto col luogo, che però non è un toponimo, cioè non c'è la classica ungarettiana indicazione di un luogo e di una data, ma c'è una coordinata e poi l'idea, se non sbaglio, era anche quella, no, di usare un QR code magari per riuscire a trovare sulla mappa i luoghi indicati, dico bene. Dici bene, cioè sì e no, nel senso che lascio molto libera la cosa a chi legge il libro, perché effettivamente sono luoghi rintracciabili ovviamente tramite Google Maps. Non serve neanche il QR code in realtà. Tu per esempio con Google Lens puoi inquadrare tranquillamente direttamente i numeri e raggiungere il luogo. E quindi assolutamente sì, quello che dici c'è, nel senso che ovviamente è una descrizione dei luoghi anche mediata e anche compromessa dal filtro tecnologico e dalle capacità cartografiche della tecnologia. Però ti confesso che un aspetto che a me affascinava proprio mentre pensavo a questo libro era anche proprio la non cliccabilità della pagina. Cioè il fatto che appunto questa stringa numerica si proponesse agli occhi del lettore, agli occhi biologici del lettore, quindi lasciando da parte le lenti Google, si proponesse come qualcosa di un non link, qualcosa di assolutamente non interattivo. E questa non interattività, della pagina è anche la sua assoluta opacità, nel senso che poi questi numeri diventano proprio veramente numeri e basta, quindi un codice cifrato che cosa sta cifrando? E quindi come dire, l'ingresso di un elemento enigmatico che non fosse però un enigma, diciamo, alla Sfinge, più un enigma, eh, sì, algebrico, nel senso internetistico, no? Un enigma non oracolare, ecco. Un fuoriposto. La percezione di qualcosa fuori posto, ecco, mi verrebbe da descriverla così. Cioè, quindi da un lato c'è uno stranamento dei luoghi, nel senso che i luoghi sono precisissimi, ma poi di fatto, e poi lo vedremo, opacizzati, stemperati, sfaldati. Da un lato c'è questo elemento che rimanda al digitale, all'internetico, e che però di fatto è, diciamo, un po' disatteso, perché di fatto poi è molto enigmatico e si basa sull'analogico. Esatto. E, e poi, com'è, diciamo, poi la struttura? C'è, tu dicevi, è un po' una descrizione dei luoghi, sì, c'è una voce molto, molto particolare, perché sembra quasi, quasi documentaristica, nel senso che descrive questi luoghi, ma poi si avverte un attrito, cioè il linguaggio è appunto distaccato, il tono è distaccato, ma poi l'emergere degli oggetti, delle immagini, crea degli scontri,
perché poi adesso parleremo di come, di che luoghi hai selezionato e perché li hai scelti. E quindi c'è una certa vitalità che stride invece con, diciamo, il tono asettico e distaccato che si vuole avere. E quindi gli oggetti tra cui gli uomini, che in realtà fanno parte quasi dell'ambiente, ma non sono protagonisti. Ecco, una cosa importante, non c'è giudizio, non c'è moralismo, non c'è, come dire, in questa descrizione non vuole condurre per mano verso un chiaro messaggio, un semplice comunicativo. È appunto questa emersione di effetti, oggetti, dicevo, figure, che tuttavia diciamo, porta anche a un distaccamento, uno scollamento attraverso questo tono, questa impostazione. Sì, sono assolutamente d'accordo. Diciamo che parto dall'elemento umano. L'elemento umano è presente come non protagonista, appunto. Compaiono delle persone in certi momenti, però ovviamente sono delle persone non nominate, innanzitutto, e poi sono quasi sempre chiamate con la parola che utilizzavi tu, cioè figure. Mi piaceva quindi l'idea di far, come dire, arretrare. ehm, non sullo sfondo assoluto, però come elemento tra gli altri elementi, le figure umane, appunto, che non hanno quindi nessun ruolo drammaturgico e narrativo all'interno del libro. Nonostante questo, però, la presenza umana è molto forte nella sua emanazione tecno-industriale, perché appunto questi luoghi, prima dicevi al tipo di luoghi che ho scelto, sono luoghi in cui di solito c'è la compresenza tra dimensione antropica nel senso di edifici, macchine, strutture, infrastrutture e mondo naturale, soprattutto vegetale. Quindi sono terzo paesaggio da un certo punto di vista, sono non luoghi da un altro punto di vista, che sono quindi sottratti dall'umano ma fortemente antropici, anche senza la presenza dell'umano. E quindi già nella scelta dei luoghi, secondo me, emerge questa cosa che dicevi tu, cioè questa dimensione anche un po' contraddittoria sul tipo di voce che vuole costruire questo libro, perché si tratta di una voce effettivamente molto distaccata. La maggior parte dei testi sono, come dire, impersonali, c'è un grande uso del sì impersonale o delle terze persone. Eh, Però questo magari si capisce forse un po' più paratestualmente, però si tratta comunque dei miei luoghi, di luoghi autobiografici fondamentalmente, anche se a basso contenuto romantico sicuramente, visto di che luoghi si tratta. Però ecco, per esempio ti dico questa cosa, l'ultima presentazione che ho fatto del libro a Livorno proprio qualche giorno fa, l'ho fatta insieme a Carlo Bellinvia, che mi ha fatto osservare questa cosa a cui non avevo pensato. Sì, il libro è completamente distaccato, asettico, freddo, procedurale, seriale, eccetera, eccetera, però uno la posizione la manda a chi lo sta cercando e quindi si tratta fondamentalmente di un SOS. Io non ci avevo pensato a questa cosa qui, però secondo me un po' estremizzata, però può essere utile per pensare appunto anche la molteplicità di questo tipo, del tipo di sguardo che ho cercato almeno di costruire in Holland. Cioè, da una parte un arretrare assoluto dell'umano, dall'altro un rientrare dell'umano in una misura diversa, meno retorica. Però allo stesso tempo comunque invasiva in qualche modo, se pensiamo alle industrie, alle infrastrutture, eccetera, e invasiva comunque ancora dal punto di vista invece del tipo di comunicazione che crea, dal tipo di messaggio che lancia, che non è un messaggio puntuale, come dicevi tu, però comunque è un tipo di linguaggio che è appunto quello della tecnologia, della mappatura e della coordinata geografica. Perfetto. Adesso leggerei due testi che sono in questo senso, Mhm. secondo me, molto esplicativi. Ehm, e in un certo senso contraddittori, perché poi in realtà la voce cerca in un qualche modo di elaborare anche a livello proprio sintattico e linguistico, ci sono dei ragionamenti, vuole essere argomentativa in alcuni aspetti, ma poi di fatto è una logica che non regge. E vorrei contrapporre due testi, quindi Mhm. magari il 51 lo leggo io, il 57 lo leggi tu. Ok. Stare? Ci può stare? Ok. Data la sua applicazione rigorosa, dal programma possono ricavarsi alcune massime, che chiudendo il giardino in un recinto, innanzitutto se ne nutrono il rigoglio e la diversità ecosistemica.
Più i palazzi e la staccionata lo costringono in un perimetro serrato, infatti, più il cortile brilla sul rione per il ricco assortimento floreale, la robustezza degli oleandri e dell'edere, la muta assistenza delle specie. Con questo inselvaticamento, anche i pochi elementi artificiali sopravvissuti, come la fontanella in ghisa o la pallida edicola religiosa, regrediscono a uno stadio rudimentale. Concentrando le proprie forze nella domesticazione delle piante, questa è la massima ulteriore, se ne guidano con criterio l'espansione e la vittoria sull'umano. Il bagliore è ciò che caratterizza il fast food. Caratterizza a ben vedere l'intero isolato, se si considerano la risposta ottusa in asfalto dell'intorno e la M gialla che da chilometri sopra gli edifici avvicina all'attrazione. Per questo motivo il ristorante è circondato da vetrate. Nei paraggi sovrappensiero si teorizzano argomentazioni sul rapporto tra lavoro e splendore, sulla trasparenza. E in effetti, anche se ci si arresta sulla soglia, all'imbocco del playground, la cucina trasmette il suo intento. Carne immaginate compattarsi, la scena di un addetto che spreme macellato dalla sacca le vite della zona che si intrecciano, seguendo la chimica notturna, uno sfizio raro, muovendosi contro alla superficie colorata del fast food. Poi, ovviamente, tutto ciò che si può desumere da un luogo è opinabile. Nel frattempo, chierici rifocillati escono per strada. Benissimo, diciamo che questi sono i due opposti, no? Dello spettro del terzo paesaggio. Io qui, in questa teoria che magari vorrei spiegare brevemente, ci sono varie poi sottoteorie. Io, diciamo, mi rifaccio a quello che ha elaborato Souja, quindi, diciamo, l'idea è questa. Ci sono questi luoghi terzi che non sono né interno né esterno, non sono né umani né extraumani, sono questa zona intermedia che contengono tutto, no? Contengono entrambe questi due poli. E l'uomo al suo interno è anche lui, diciamo, in bilico. Sono luoghi anche di passaggio, no? Proprio fisico, ad esempio ciò che vediamo passando da un treno, no? L'Italia da questo punto di vista offre molti di questi scorci. E adesso ti vorrei chiedere questo, perché l'interesse verso la liminalità, verso la terzità, è molto cresciuta negli ultimi decenni, io penso e credo, non solo a livello teorico, ma anche a livello estetico. Ad esempio, parlavo con Valentina Tanni riguardo alle backrooms, ai liminal spaces. Di fatto, quello che è descritto del McDonald's è di fatto un liminal space. E mi chiedevo, questo interesse per questa ambiguità, per questo superamento, no, del binarismo, può essere dovuto anche a un fatto che le vecchie opposizioni, le vecchie categorie, cioè natura, uomo, industria, umanesimo, eccetera, sono di fatto da rielaborare, da reinventare. E tuttavia ne sentiamo il peso, quindi cerchiamo una via di fuga e cerchiamo di interessarci a questi nuovi spazi, a queste nuove sensazioni che fuoriescono, che fanno parte in realtà del nostro presente e del nostro futuro, mentre ancora a livello, diciamo, teorico abbiamo un'impalcatura forse ancora non al passo con questi nuovi scorci. Sono assolutamente d'accordo. Questo è un discorsone, quindi cerco di farla breve per quello che posso dire, che posso riuscire a dire. Assolutamente sì, ci sono alcuni, come dire, alcune cristallizzazioni culturali che ci portiamo dietro, che sono anche ideologiche, attraverso cui pensiamo la realtà e in particolare in questo caso la natura e che in poesia, nella letteratura in particolare, hanno uno spazio secondo me eccessivo ancora, no? Partivi raccontando degli spazi liminali, effettivamente sì, anche se questi che compaiono nel libro, come dicevo, sono spazi soprattutto legati alla natura o al terzo paesaggio e non spazi virtuali, per esempio. Nonostante questo, dico, è un contesto psicogeografico, diciamo così, che mi interessa moltissimo. Tra l'altro, sto lavorando a una cosa che ha a che fare con le backrooms e tra l'altro, e le due cose sono connesse, in bottom text, che è la mia parte di quaderno Marcos y Marcos, l'aspetto del non luogo
e della virtualità sono molto, molto importanti. Questo per dire che ho personalmente un'affinità su questo argomento perché si tratta di una dimensione geografica in cui possono coesistere in qualche modo onirico, contraddittorio, l'essere da qualche parte e contemporaneamente il non essere da qualche parte. Come è di fatto, per esempio, nei luoghi virtuali, cioè i luoghi virtuali sono proprio l'evidenza del fatto di sentirsi da una parte e non esserci. Allo stesso modo, la nostra vita quotidiana per il sistema economico in cui si iscrive, per tutta una serie di meccaniche sociopolitiche che la determinano, è una vita invece di essere da qualche parte e non sentircisi da quella parte, sentirsi altrove. Parlo ovviamente di meccanismi di alienazione, per utilizzare una parola desueta, ma credo ancora efficace. E, questo per dire che quindi c'è sempre un discorso di presenza e non presenza assieme, è una cosa che tra l'altro a proposito della mia scrittura scrive anche Gilda Policastro nell'introduzione alla parte del quaderno, e quindi io trovo molto stimolante questo tipo di esplorazione di questi luoghi e delle categorie che riscrivono. Un filosofo a cui spesso mi capita di rifarmi è Bruno Latour. Tra l'altro noi ci siamo incontrati la prima volta all'Isola Polvese dove si parlava proprio di questo. Che appunto un punto centrale del suo pensiero è proprio il fatto che natura e cultura siano una grande divisione, come la chiama lui, prodotta dalla modernità. Latour, sappiamo, è molto complesso, quindi lo riassumo proprio brutalmente. Si produce a partire da una serie di meccanismi che cercano di, come dire, differenziare gli elementi, ma proprio nella differenziazione degli elementi, nella tassonomia degli elementi, producono gli ibridi. E quindi ecco, è una contraddizione insita nella modernità, ma siamo ancora dentro la modernità se non guardiamo a questa contraddizione, se la facciamo, come dire, passare sullo sfondo. Nel momento in cui questa contraddizione viene posta in primo piano, il castello epistemologico-ideologico della modernità si frantuma ed emerge qualcos'altro che non è nient'altro che tutti i vari filoni di terzo paesaggio e tanti altri modi di pensare lo spazio diversi, lo spazio e la natura diversi da quelli, da quelli della modernità. Credo sia importante, al di là dei miei libri, al di là dei libri in generale, come dire, interrogarsi e frantumare anche volendo questo tipo di categoria. È importante, per esempio, anche da un punto di vista politico-ideologico. Finché la nostra idea di natura è un'idea di natura, come dire, completamente inumana, nel senso, in cui l'uomo non partecipa, in cui l'uomo e tutto ciò che è umano è esterno alla natura, sarà difficile pensare anche un'azione ecologica, quindi politicamente orientata in un certo senso, che secondo me è quello giusto, ehm, verso l'accordo tra umano e natura. Timothy Morton parlava in Iperoggetti parla di ecologia senza natura, no? Che ci sembra un paradosso perché siamo abituati a pensare che l'ecologia si occupa della natura. Secondo Timothy Morton, invece, il grande errore dell'ecologia contemporanea è proprio quello di occuparsi della natura, nel senso che finché la natura è qualcosa è un oggetto che sta di fronte all'essere umano, allora vuol dire che sarà difficile trattarlo come qualcosa in cui l'uomo è invischiato, che determina e da cui è determinato. E questa oggettificazione della natura è proprio figlia della concezione del paesaggio, prima illuministica e poi romantica. Con Holland ho cercato di bucare questa, innanzitutto la percezione del paesaggio. Il primo lavoro di decostruzione l'ho fatto sul paesaggio, da lì poi anche sulla natura e quindi sul luogo. Esattamente, proprio il concetto di paesaggio, questo lo studia storicamente, lo hanno studiato storicamente molti, ma c'è un bel libro di Michael Jacob, Il paesaggio, dove appunto è un'opposizione alla natura che poi metto in un frame e Esatto. quindi c'è questo distaccamento. Qual è il rischio poi? Questo distaccamento è quello poi di voler preservare la natura, può portare a degli estremi come ad esempio quello del borgo. Ne parlavi ad esempio nelle puntate del tuo podcast dove appunto il concetto di borgo, no, viene analizzato secondo questo aspetto, ce ne vuoi parlare?
Sì, grazie per questa domanda perché quando parlo di poesia e dei libri è difficile che emerga questo tema qua, invece è un tema a cui tengo particolarmente, anche per motivi biografici, perché no, essendo un paesano. Il concetto di borgo è proprio la oggettivazione e quindi mercificazione del paese, no? Turisticamente i paesi non esistono, esistono solo i borghi, perché sono spendibili a livello turistico, no? Sono rifiniti, sono narrati in un certo modo, creano un'opposizione netta tra la città, che è il luogo della modernità, del futuro, e invece il borgo è il luogo in cui il cittadino affannato dal futuro può tornare nel passato, nella vita frugale del passato e goderselo, cioè e consumarlo. Ovviamente parlare con qualsiasi paesano d'Italia, e ricordiamoci che una percentuale altissima dei comuni italiani sta sotto i 20.000 abitanti, una cosa, ora non dico percentuale a caso, ma credo sia attorno al 90%, quindi sono paesani quasi tutti gli italiani. Un paesano non sarebbe mai d'accordo con una cosa del genere, no? E non si autopercepisce in questo modo. Quindi sì, sicuramente anche da un punto di vista di politica culturale e politica in senso stretto, dei paesi, questo aspetto qui è determinante, anzi forse è l'ideologia di fondo su cui si basa la sottomissione, lo sfruttamento e anche la mortificazione culturale dei paesi. Sì, insomma, parte tutto da qui. E diciamo che poi questo può portare anche ad altre contrapposizioni, cioè abbiamo detto natura-cultura e tutto idealizzato oltre che ideologizzato, e quindi anche l'aspetto dell'umanista in contrapposizione invece alla tecnologia, all'innovazione, al futuro, eccetera. Mi pare che anche ti sei espresso su questo argomento, cioè questa dicotomia, quanto è stringente e quanto in realtà fa male alla letteratura stessa. Fa molto male, può fare molto male, nel senso che ovviamente se l'umano è escluso, anzi si autoesclude dalla natura come ente che la domina, da cui finisce però finisce per creare sostanzialmente un pastrocchio ideologico che va in contropiede, oltre all'umano viene esclusa anche ciò che l'umano è nella pratica del mondo, cioè la tecnologia, fondamentalmente. C'è un bel libro di Eric Davis che si chiama Techgnosis, con cui non sono d'accordo pienamente, però è molto affascinante nel fatto di riportare indietro nel tempo. Lui fa una sorta di retrospettiva sul ruolo della tecnologia nel mondo umano e c'ha questo incipit che è diventato famoso, che è anche provocatorio, però è efficace, nel senso l'essere umano è un cyborg dall'anno zero. Nel senso che un altro passaggio dice la cultura è tecnocultura. Tutta la cultura è tecnocultura perché è tecnologia, ovviamente già il chopper dell'Homo habilis, già qualsiasi strumento manipolato anche dalle specie precedenti all'Homo sapiens, no? Precedenti o parallele. E sappiamo benissimo che l'evoluzione del cervello umano è strettamente connessa con la capacità umana di manipolare gli oggetti, no? Quindi questi aspetti noi li dimentichiamo spesso e tendiamo a pensare alla tecnologia come un fatto recente, industriale, se non addirittura post-industriale. E invece è lo stare al mondo dell'uomo, la tecnologia, ce lo dice già la radice del tecne greco. Quindi ecco, così come la natura occupa un ruolo estetizzato, dominato, che genera tutti gli stereotipi che dicevamo prima, allo stesso modo la tecnologia fa gli stereotipi, cioè è utilizzata per creare degli stereotipi complementari, no? Opposti, ma sostanzialmente ugualmente pericolosi. Quindi sì, io per esempio anche da critico, da lettore, ecco, diciamo, da lettore ragionato, uno prova a fare dei ragionamenti a partire dalla lettura, ho provato a vedere alcuni libri che nella poesia contemporanea, io ne ho analizzato qualcuno, ma sono molti di più ovviamente, mescolano l'orizzonte naturale con quello tecnologico, facendo saltare appunto queste barriere. Mentre di solito nella poesia anche contemporanea la natura ha ancora un ruolo di appunto paesaggio romantico e la tecnologia invece è vista come un elemento tematicamente poco interessante, poco pascoliano, quindi poco interessante.
poi in realtà Pascoli c'ha l'aratro, tutto quanto, c'è tecnologia. Quindi forse non è neanche troppo pascoliano il discorso. E quindi sì, ecco, insomma, la tecnologia fondamentalmente occupa uno spazio centrale nella nostra vita, non da adesso, ma dall'inizio dell'alba umana, oggi sicuramente ancora di più, e quindi è impensabile una scrittura, una letteratura che trascuri sia come tema, sia come metodo, sia come immagine del mondo, su tanti livelli, l'elemento tecnologico. Il paradosso è che da un lato non possiamo non dirci tecnologici, come hai detto tu, dall'altro non possiamo non dirci naturale, non possiamo non dirci parte della natura, cioè sfido Certo, chiunque a essere contro natura. Eh, certo. c'è questo paradosso, no? Ti chiederei quindi, adesso parliamo per contrapposizione di soluzioni per ambienti, cioè perché da un lato c'è questa apertura verso il fuori, l'esterno, on land, ma nel tuo libro precedente, Soluzioni per ambienti, invece la prospettiva è interiorizzata. Ci sono oggetti che emergono, c'è il tema della forma, della materia con cui si apre proprio il libro. E il libro è strutturato proprio, a mio avviso, proprio come quattro angoli di una stanza, no? Quindi si circoscrivono questi spazi. Che cosa ti sei occupato in questo libro e come può entrare in relazione con il libro successivo? Sì, bella domanda, grazie per questa immagine dei quattro angoli della stanza. Non ci avevo pensato, però devo dire che funziona. L'idea lì più che altro era di lasciare anche molto bianco, però ci sta, questa lettura che hai fatto mi piace. E Soluzioni per ambienti si tratta è fondamentalmente una plaquette in realtà, no? E quindi è un piccolo libro, un piccolo progetto parallelo, quindi più scarno e più veloce rispetto a Holland, perché si tratta di una serie di microtesti di 4-5 versi ciascuno, se vogliamo chiamarli versi, poi su questo potremmo anche discutere, e si presenta come fondamentalmente una sorta di dépliant o guida per consigli su come arredare la casa. Ovviamente questi consigli poi sfido insomma a metterli in pratica, difficilmente sono applicabili. Fino ad ora non ho avuto nessun feedback di persone che sono riuscite ad applicarli, quindi inizio a pensare che forse non li ho pensati molto bene questi consigli, almeno in termini funzionali. Comunque, sì, si tratta dello spazio interno, quindi se Holland è assolutamente esterno, e anzi, come dicevi bene tu, spesso si trova anche una compenetrazione tra esterno e interno. Per esempio, c'è un testo in Holland che descrive una mola, un vecchio mulino abbandonato in cui la vegetazione ha preso il sopravvento, e il tema del ragionamento è proprio la mancanza di confine tra interno e esterno, la mancanza proprio concettuale di confine tra interno e esterno. Soluzioni per ambienti invece è tutto incentrato sull'interno, perché tutti i testi sono piccoli consigli su come sistemare parti della casa. Ci sono quindi le porte, le finestre, i divani, la televisione, gli acquari, no? Tutta una serie di elementi del design per interni che si cercano di sistemare. È un libro quindi molto diverso da un certo punto di vista, ed è molto diverso nella scrittura, nel linguaggio. Ehm, Infatti, mentre in Holland abbiamo le prose, ed ho lavorato sulla serie in una maniera anche molto, come dire, per certi aspetti anche difficile per me per scriverla, perché si trattava di replicare lo stesso meccanismo di ragionamento, lo stesso andamento della prosa su strutture tutte uguali a livello di lunghezza o quasi identiche. E Soluzione per ambienti è molto più dispinta, molto più lento, e lavora su microtasselli, ecco. Questi microtasselli, per questo dicevo, potremmo chiamarli versi, tra virgolette, questi microtasselli spesso sono sfasati tra loro, quindi c'è anche lì un minimo di andamento ragionativo, ci sono delle ipotesi, no? Se fai questo allora succede quell'altro, cose di questo tipo, però alcuni testi sono interrotti, per esempio, altri testi non sono conseguenziali nelle cose che dicono, quindi il discorso si riavvolge su se stesso. L'idea era nata dal fascino cioè, avevo da un po' di anni in testa questa cosa di fare un libro su questo, perché
mi ha sempre affascinato da quando me ne sono accorto, insomma, di questa cosa, il linguaggio proprio delle guide, dei consigli per arredare la casa. Il linguaggio pubblicitario in generale è sempre interessantissimo. C'è un vecchio libro di Packard che si chiama Il persuasore occulto. Che veniva spesso citato anche da Sanguiniti, che interpreta, legge il linguaggio pubblicitario come fondamentalmente letteratura, perché appunto è un linguaggio persuasivo. Però in particolare quello della casa mi interessava perché riguarda il fatto che, come dire, c'ha in sé un elemento moralistico, Mm. nel senso, se fai questa cosa starai meglio. Quindi appunto è persuasivo e ovviamente cerca di spingerti a comprare delle cose, quindi è il persuasore occulto proprio letteralmente. E poi però, ecco, questo per quanto riguarda il linguaggio, quindi mi interessava lavorare ehm, su questo tipo di espressività e anche di montaggio, perché poi sono testi fondamentalmente sono montaggi. E dal punto di vista concettuale c'è però la dimensione della casa. Ecco, mi ricollego alla seconda parte della tua domanda, cioè il rapporto col libro successivo. Ehm, Posso dire questo: Holland ha a che fare con l'esterno e soluzioni per ambienti ha a che fare con l'interno, ma in realtà la nostra percezione dell'interno, cioè della casa, è tutt'altro che pacifica. Noi siamo abituati a pensare in realtà un'opposizione, ecco un'altra opposizione tra interno e esterno in maniera netta, cioè la casa come spazio di rifugio rispetto all'esterno. Questa cosa qui, però, storicamente, forse oggi non è più verificabile, o perlomeno è molto compromessa. Nella storia poetica della casa, la casa spesso rappresenta il rifugio, ha rappresentato qualcosa di protettivo. Torno sempre a Pascoli, che poi a me Pascoli mi piace pure, quindi non è un bersaglio vero e proprio, però ideologicamente un po' sì. Il podere di Pascoli, no? Il nido di Pascoli è proprio la chiusura all'esterno, la siepe, no? Famosa, e la protezione. 10 agosto il padre viene ucciso fuori dalla casa perché la minaccia è fuori e mentre dentro è assolutamente tutto protetto e tutto dominato, quindi c'è anche ovviamente un discorso borghese. Ecco, appunto, il problema è proprio questo, che oggi questo modo di rapportarsi allo spazio domestico è sempre più difficile perché fondamentalmente le case costano troppo, non ce le possiamo comprare, non le possiamo dominare. E si diffondono sempre di più modelli alternativi di abitazione come il co-housing, no? Le varie forme di conquilinaggio, eccetera, eccetera. E, eh, e la casa quindi non è più questa sicurezza come lo era per la famiglia borghese, anche per il cambiamento e la trasformazione della famiglia, no? Del modo di pensare la famiglia, di ripensare ai rapporti umani. Insomma, tutta una serie di macro questioni che riguardano lo stare al mondo e per la precisione lo stare domestico al mondo, che non rendono più la casa quell'elemento quello spazio di protezione. Quindi, se da una parte c'è questo linguaggio moralistico che ti spinge a pensare che l'ordine della tua casa, in ottica Feng Shui, sia per te benefico, no? Dall'altro lato c'è il fatto che la casa è forse il primo elemento a sfuggire di mano dal nostro controllo. Anche su questo mi è capitato, perché spesso faccio così, no? Cioè scrivo creativamente e scrivo criticamente in parallelo, perché poi mi interessa vedere anche gli altri come pensano le cose che attraverso. C'è un bel libro, per esempio, di Francesco Deotto, sulla Casa Gialla, in cui sostanzialmente la casa, detta alla Giovenale, viene esposta. Nel senso, mostra le sue interiore, quindi non è più la casa come spazio abitabile, ma è la casa nei suoi tasselli, nei suoi mattoni, nelle sue strutture. Nel momento in cui la casa mostra la propria ossatura, si sta mostrando non più neutra, si sta mostrando come possibilmente, probabilmente anche pericolante, no? Sta mostrando il suo scheletro. Ecco, mi interessava questa non neutralità della casa. Quindi la connessione
sto rispondendo, sto parlando troppo effettivamente, quindi No, no, chiudo. tranquillissimo. La connessione forse è qui, nonostante si tratti di effettivamente un interno per soluzioni e un esterno in on-land, in entrambi i casi in realtà i confini sono molto, molto labili e compromessi e in entrambi i casi si tratta di cercare con linguaggi diversi di cartografare questi spazi che fondamentalmente si sottraggono alla cartografia. Interessantissimo, e nonostante le differenze e nonostante però anche il superamento, no, dei confini e delle distinzioni tra i due ambienti, almeno io noto una similarità, cioè un'accumulazione di oggetti, di cose, un'accumulazione di cose che emergono e che si fondono e che si influenzano vicendevolmente. E tu giustamente facevi riferimento a sanguineti e l'accumulazione, no? A queste tecniche, penso anche all'oblò di spatola, ad esempio. Tu citavi giustamente il linguaggio del marketing, della comunicazione, della descrizione degli oggetti che entra a livello letterario e quindi questa accumulazione di cose. Ti chiederei, vorresti leggerci un altro testo di online dove secondo te emerge questo? L'accumulo delle cose, va bene. Vado allora. Sì. Poco prima del casello autostradale, lo stampo dell'antico acquedotto si impone sulla veduta. Lo favoriscono il campo spianato intorno, l'assenza di caseggiati, il fatto che la struttura si riduce, in realtà, a un moncone di soli tre archi tagliati di netto sui lati. Ciò che ne deriva, nel ragionamento, riguarda i benefici incalcolabili della distruzione. In effetti, attorno alle rovine si istituisce un parco. Pratiche di conservazione e valorizzazione dei ruderi, di conseguenza, vengono condotte in tandem con il contenimento delle erbe infestanti e la salvaguardia di un contorno pulito, minimale, dello scavo. Tramite un sistema di annullamenti, la capacità dei resti di stagliarsi nel paesaggio si moltiplica illimitatamente. Quindi qui c'è quasi un'accumulazione per sottrazione, no? Attraverso il rudere, attraverso il disfacimento e l'assenza. Dunque, io concluderei con un'ultima domanda, se sei d'accordo. Ok, sì. Abbiamo parlato di tecnologia, paesaggio, innovazione e la letteratura si deve rapportare a questo. Abbiamo parlato di sanguineti e in bottom text, di cui hai parlato prima, c'è questa apertura al linguaggio anche digitale, dei meme, mediatico, eccetera. Ora ti chiedo, la lingua della letteratura si sta evolvendo ovviamente. Quale percorso vedi? E anche il formato della letteratura, ad esempio Fabrizio Venerandi si occupa di letteratura digitale, no? Elettronica, chiedo scusa, letteratura elettronica. Non è solo una questione di vocabolario, è proprio è una questione più profonda. Assolutamente sì. Cosa ne pensi di questo? Eh, il ruolo della tecnologia, diciamo così, come tema dei testi, secondo me è un ruolo principalmente culturale, nel senso principalmente di rappresentazione, del mondo, rappresentazione più fedele, più vicina ai lettori, più abitabile. In prima istanza. In seconda istanza introduce anche alcuni elementi immaginativi e di decodifica della realtà perché vivere con uno smartphone non è come vivere senza e non è un tema, è proprio il tipo di mondo che mi si produce davanti. Però, come dicevi tu, non è solamente un fatto di vocabolario, per questo dicevo in prima istanza è culturale, in seconda istanza è letterario, il ruolo tematico della tecnologia. Non sono in grado ovviamente di prevedere il futuro, ma posso dire questo, che le cose più interessanti a livello di scrittura avvengono appunto dalla capacità e dai tentativi di smontare non solo gli stereotipi culturali, ma lo stesso modo di, come dire, indossare il linguaggio che ereditiamo dalla tradizione. Inevitabilmente la letteratura si trasforma nel tempo e quindi il gioco sta anche nel voler abbracciare questo tipo di trasformazione e voler provare a guidarle. Il mondo della ricerca, per esempio, più che dello sperimentalismo, no? Perché sai bene che queste due parole comunicano tra loro, ma non sono la stessa cosa.
Per esempio, secondo me, ciò che viene dal mondo della ricerca è proprio questo tipo di ripensare la retorica stessa interna del linguaggio, cioè ridurne l'elemento retorico per far emergere altri tipi di istanze, che sono quelli che vengono, per esempio, Picconi nella cornice del testo definisce l'opacità, al contrario dell'oscurità e della difficoltà di cui parlava Fortini nel Novecento, che pertengono magari più al mondo sperimentale. Nel mio percorso, per esempio, io da buon studente di Sanguineti, nel senso che ho studiato Sanguineti all'università, anch'io ho avuto la mia fase più novecentesca di scrittura. Lo spettro visibile, per esempio, il libro precedente a Bottom Text è sicuramente più intriso di quel tipo di difficoltà, quindi c'è anche il gusto per la parola difficile, per la struttura complessa, no? Eccetera. Da Bottom Text in poi mi sto muovendo invece verso quest'altro tipo di sperimentazione sulla lingua che riguarda più l'opacità, che non è qualcosa di molto diverso da un punto di vista filosofico e anche ideologico di quella percezione di esserci e non esserci di cui parlavamo all'inizio. Se quella vale in termini, ecco, esistenziali, l'opacità, secondo me, fa qualcosa di paragonabile, qualcosa di complementare a livello di percezione della lingua e quindi anche della scrittura. Quindi non sono in grado di fare previsioni, ma a me sembra che le cose più interessanti vengono da quel mondo lì, che non è per niente, secondo me, un discorso di opposizione tra lirica e ricerca, che è un'opposizione sempre calcistica, sempre molto di fazione. Ma non lo dico in senso democristiano di allora va tutto bene, no, nel senso si può tranquillamente fare lirica anche all'interno di uno spazio non assertivo di ricerca opaco, eccetera. Si può fare tranquillamente. Anzi, forse Bottom Text nei suoi assoluti limiti fa un tentativo anche in questa direzione. Quindi ecco, io guarderei, se dovessi consigliare a un lettore, guarderei a questo tipo di ricerche qua, che mi sembrano le più stimolanti, almeno per quanto riguarda l'Italia. Bene, io Antonio ti ringrazio tantissimo, credo siano emersi alcuni nodi centrali, insomma il testo è molto bello, il libro, e ti ringrazio molto e questo è tutto. Grazie, grazie ancora. Grazie a te e grazie a tutti quelli che ascolteranno.